chi sono i piloti che fanno queste gare? Perché vengono visti, TT matti. Ecco, vedi? Gente che non ha voglia di vivere, è una brutta immagine che hanno la maggior parte delle persone, dei piloti che fanno ste gare, ma non è così. Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mick Bubble, il racing podcast che parla di MotoGP e personaggi affini a questo mondo. E ci troviamo qua ai VRS Studios come sempre e chiaramente quasi come sempre per la seconda stagione alla mia destra il mio co-host Filippo Carloni H. Fisci. Ciao Phil, come stai? Bene, ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao Phil, gente in visibilio per te. Finta. Sì, allora, innanzitutto Phil ci terrei a ricordare a tutti i nostri follower, amici e non solo che per loro costa niente, ma per noi è di fondamentale importanza, e come dicono tutti i più grandi podcaster, vi invitiamo a iscrivervi, attivare le campanelle e essere seguaci fino in fondo, perché insomma con queste piccole azioni andrete a supportare il nostro progetto e portiamo cose nuove, cose fighe più possibile, come quella di oggi, ovvero come abbiamo fatto quest'anno siamo andati a spaziare un pochettino anche oltre il paddock MotoGP. Oggi è una giornata di quelle, sono molto curioso perché oggi ci andiamo un pochettino a spostare verso il nord Europa, diciamo principalmente, adesso scoprirete perché, con il numero 40, il primo pilota di Road Races, con il numero 40 Maurizio Bottalico. Ciao Maurizio. Ciao. E allora, innanzitutto la prima domanda di quando si arriva a Mick Bubble è sempre la stessa, banale ma non troppo, ed è: come stai? Ma al caldo starei meglio, però non mi lamento. La cultura napoletana, diciamo, chiaramente ti porta a stare al caldo, direi. Sì, in questo periodo si fa sentire molto. Vero, sta facendo freddo. Ma ascolta, io vorrei partire innanzitutto, perché già nel avevamo accennato qualcosina di interessante, ma ci arriveremo. Vorrei partire innanzitutto dalle tue origini, ma non prima di fare una piccola presentazione. Tu sei un pilota che gareggia nelle road races, ovvero gare in salita, hai fatto anche l'isola di Man e tutto, ma ci devi spiegare tutto, perché oggi, la puntata di oggi, diciamo, vorrei incentrarla appunto sul tuo personaggio, sulla tua carriera e ovviamente anche sul panorama, sul contesto al quale partecipi, ovvero le road races. Quindi raccontaci un po' tutta la tua, diciamo, infanzia, tra virgolette, chiaramente quello che vuoi raccontarci, e come è iniziato, la passione, dove sei partito, e poi dopo andremo a snocciolare tutto. Allora, come già hai anticipato tu, io sono originario di Napoli e mi sono trasferito da 5 anni a San Marino, perché la mia compagna è di San Marino. Nasco come grandissimo appassionato di moto e di road race, sostanzialmente, perché comunque dai, quando io ero ragazzino, qualche anno fa, visto che ne ho 44 di anni, ok, diciamo che la cultura motociclistica che avevamo giù non era tanto votata al circuito, alla pista, anche perché di strutture a disposizione per questo sport ce n'erano pochissime, cioè autodromi non ce n'erano. È vero, zero. Per cui, esatto, noi siamo nati per strada, con le classiche gare che non si fanno, mi raccomando, assolutamente. E da lì poi, per gioco, mio padre mi disse, invece di rischiare per strada a fare ste cavolate, se ti senti così forte, proviamo in pista e nel caso vai avanti. Se non dovessi andare avanti perché non sei bravo, smetti di fare queste cose su strada. Quindi ho iniziato in pista nel 97 e fino al 2018 ho corso in circuito. Facendo comunque diversi campionati, sia italiani che europei, il CEV, in diverse categorie. E poi, dai,
questa passione che avevo dentro negli ultimi anni si iniziava a far sentire tanto. Quindi Per la cui- passione delle road races, dici. Sì. Tu correvi in pista, ma comunque c'avevi questa passione delle road races. Sì, che- esatto. E fino al 2018 non hai mai fatto neanche una cronoscalata, niente, solo pista? No, perché comunque, dai, facendo dei campionati era un po' il team non ti lasciava andare in queste cose, un po' comunque magari concomitanze, ero impegnato, quindi dai, ero un po' lontano da questo obiettivo. Poi negli ultimi 2 o 3 anni ho iniziato a cacciarlo sempre di più fuori, al che era l'inverno del 2018. Io avevo un R6 con cui mi allenavo in pista e dissi: Mauri, ma perché non ti iscrivi al campionato italiano? Apri il sito, mi iscrissi al campionato italiano, avevo quella moto, ho detto vai, senza sapere nulla praticamente di questo mondo. E così mi presentai alla prima gara del campionato italiano in salita, del CIVS, era la Leccio Reggello in Toscana, e con un mio amico che mi faceva più da compagno che da meccanico, e lì sono praticamente nel campionato italiano sono 2 manche, quindi fai gara 1 e gara 2, e feci terzo in gara 1 e primo in gara 2 e feci secondo di giornata come classifica. Bel esordio. Esatto, da lì ho detto no, questo è il mio mondo, voglio rimanerci, e quindi ho continuato il campionato italiano, ma io ero all'oscuro di tutto, non sapevo che esisteva un campionato europeo, sapevo che esisteva l'isola di Man, ma non sapevo come ci si arrivava lì, che iter bisognava fare. E quindi ho continuato nel campionato italiano nella classe 600, che poi tra l'altro ho vinto all'esordio nel 2019, facendo anche al primo anno l'assoluta. Ovvero? Sarebbe? Allora, ti spiego. Nelle gare del campionato italiano esistono 2 premiazioni. Quella di classe, quindi io concorrevo nella 600, quindi venivo premiato in base al risultato che facevo nella classifica delle 600. E poi c'è una classifica a parte, l'assoluta, che praticamente premiano il primo tempo assoluto tra tutte le categorie. Ok. In genere, dai, è sempre o la 600 o la 1000 a fare l'assoluta, ed è comunque una cosa prestigiosa. Cioè, ci sono tanti piloti che magari corrono da tanti anni che non sono mai riusciti a fare un'assoluta. Ma come mai non è sempre la Superbike il tempo più veloce? Perché delle volte nel campionato italiano c'è qualche tracciato molto tortuoso dove magari una Superbike va più in difficoltà. E quindi io riuscii a fare anche l'assoluta al primo anno mio di gare. Ma perché una delle domande più interessanti secondo me è proprio questa, cioè nel mondo delle road races conta più il giro, appunto, l'assoluta, o il risultato di vincere un campionato o delle gare? Perché so che appunto il tempo record sul giro secco, sulla tappa secca, ha un bel impatto, un bel peso. Sì, alla fine dai, tutti i piloti puntano all'assoluta. Ah, ok, quindi è una cosa molto importante nell'ambiente, molto prestigiosa. Ecco, vedi? Quando dai, arrivi a fare l'assoluta, conquisti un po' il Certo. rispetto di tutti. Ok. Ma dopo il primo weekend che hai fatto, dopo questa prima gara, qual è la cosa che ti è piaciuta di più? Che ti ha detto, ah, questa è la mia strada d'ora in poi? Ma in realtà la cosa che mi è piaciuta di più è stata il fatto che al mio arrivo sono stato un po' preso in giro, perché i piloti di pista venivano visti un po' come i fighetti di turno, mentre sai, il road racer è quello... Specialista. Dopo c'è stato un attimino si sono rimescolate le carte, e quindi questa è una cosa che mi è piaciuta molto, anche perché io ho cercato di portare comunque i 20 anni di pista in quel mondo. Io ho detto, ok, che cosa mi serve a me per diventare vincente in questo ambiente? Quindi ho studiato tanto, mi sono formato molto, e soprattutto mi sono in primis messo in discussione io, piuttosto che pensare alla moto e alle modifiche da fare. E quindi dai, è stato proprio un vero e proprio lavoro e percorso per me in questo mondo.
Ho capito. È figo. Ma a livello di preparazione, le differenze quali sono? Per preparare una corsa in salita rispetto a un Gran Premio nell'autodromo, è la stessa cosa, su per giù? O Ma ci parli a sono... livello tecnico perché entrambe le cose sono interessanti. Entrambe le cose, anche entrambe le cose. Allora, io ho sempre visto le gare del campionato italiano o campionato europeo che più o meno come distanza non vanno oltre i 4 chilometri, come la vecchia Super Pole. Ok. Tu in Super Pole avevi il giro secco dove sfruttavi una gomma super soft e non avevi una seconda possibilità. Così è nelle gare in salita. Tu devi essere perfetto in quei 3 chilometri e devi saper sfruttare al meglio dal primo centimetro fino all'ultimo del tracciato. Quindi io l'ho interpretata da subito così. A livello fisico, dai, comunque venendo dalla pista sei abituato a un certo lavoro, quindi questo io ho fatto solo delle piccole modifiche per essere un tantino, ecco, più esplosivo piuttosto che sulla durata. Però a livello tecnico ho dovuto lavorare tantissimo perché anche lo stile di guida è totalmente diverso, perché tu internamente hai sempre un qualcosa che ti fa da ostacolo, che possa essere un muro, un guardrail, un palo. Quindi non ti puoi sporgere Esatto. più di tanto. Ecco, vedi, Esatto. questa è una cosa che, cioè, un po' l'avevo pensata, ma esattamente questo è il motivo, insomma. Sostanzialmente tendi sempre a rimanere un pelino più chiuso all'interno della moto e soprattutto non uscire con la testa molto dalla moto, perché è la prima cosa che tu andresti a battere contro un ostacolo. Quindi nell'ultimo punto dove tu vai a chiudere completamente, la testa rientra dentro, anche per poter guardare un attimino più avanti. Incredibile, belle tutte queste dinamiche, queste modifiche rispetto alla pista, ecco. E invece tecnicamente, appunto, come la si prepara? Cioè, un'altra curiosità è le moto da road racing. Che moto sono? Innanzitutto anche le categorie che ci sono e le moto come sono preparate, perché nella mia testa, dicevo, nella MotoGP ci sono tanti tasti, ma anche nelle Superbike, mappature, freni motore, tutto, chi più ne ha più ne metta. Invece qual è più o meno il regolamento, comunque la scheda tecnica di una moto da TT, e se ci sono delle modifiche che devono essere apportate sulle moto? Allora, io faccio una sostanziale differenza. Campionato italiano e campionato europeo è su una categoria, Isola di Man è tutt'altra cosa. Ecco, esatto. Anche all'interno delle road race è un mondo a parte. Nell'italiano e nell'europeo vige lo stesso regolamento tecnico di pista, quindi le moto possono essere preparate come vengono preparate in un circuito. È ovvio che tu sulla distanza di 20 giri di una gara in pista hai tutto il tempo per poter modificare la moto in base comunque anche all'usura degli pneumatici, quindi vai a cambiare l'elettronica sulla moto, il freno motore, mentre lì, essendo una gara spot, ecco, di 3-4 chilometri, non hai il tempo di modificare nulla, però sostanzialmente la preparazione è quella, gli pneumatici che si utilizzano sono quelli. Per dire, sulla Superbike comunque in gara io usavo una X al posteriore, quindi una mescola molto morbida, se non la Q in alcuni tracciati, mentre l'Isola di Man parliamo di un mondo a sé, perché abbiamo una gara che è fatta, nel caso della 1000, da 6 giri, ogni giro è 60,7 km. Ripetiamolo, 60,7 km di giro. Esatto. Con quante curve? L'ho sentito in un'intervista, tipo 234 o 7, non mi ricordo di preciso. Si muove un po' alla 198, alla curva 198. Lì vai a settori, non vai a curve, e ogni settore è fatto di 10-15 chilometri, quindi è tutto molto diverso, e lì tu fai fatica a utilizzare comunque un pacchetto tecnico che può derivare da un circuito, perché non puoi usare una gomma con una mescola molto morbida perché non ti regge. Esatto, quindi si usano delle gomme al posteriore che sono bimescola e sostanzialmente comunque viene presa come compound una base di 1 a 1,
Ok, un po' più rigida. Esatto. E al centro comunque ha una carcassa rigida perché deve sostenere vibrazioni, salti, un asfalto che non sempre è perfetto, e soprattutto la durata. Ma due cose, l'asfalto tipo nel giro è sempre lo stesso asfalto? Ci sono dei pezzi di asfalto diversi, magari differenti tra, non so, magari il settore 1 c'è un asfalto X e poi andando avanti altri tipi di asfalto? È totalmente diverso. Cioè tanti tipi di asfalti? Anche le saliscendi ci sarà, magari ci sono anche lì delle difficoltà nella carburazione. Adesso non c'è il carburatore, però la moto risponderà diversamente dalle altezze delle volte. Più che altro devi tener conto della temperatura del motore, quello sì. E lì come fai tipo a mantenerla? Cioè se di solito se è freddo tu metti il nastro, poi se è troppo calda la togli, ma lì cioè, come fai a mantenerla sempre nello stesso regime? Diciamo che di base è una gara dove tu devi abbracciarti i compromessi. Ok. Quindi non riuscirai mai a trovare una condizione perfetta in qualsiasi cosa, che sia il settaggio delle sospensioni, piuttosto che l'elettronica, piuttosto che la temperatura del motore. È un scendere sempre a compromessi e dire ok, magari sacrifico più questa cosa piuttosto che un'altra. Scegliere e stare vicino al miglior compromesso possibile. Una figata questa cosa del TT. Ma prima infatti parlavamo, e lo voglio andare a riprendere e sottolineare appunto che la puntata di oggi è per noi è avvincente, perché appunto vorrei portare un po' di questo mondo qua, vorrei far conoscere, e tu hai detto una cosa secondo me anche abbastanza forte, e hai detto che la gente da fuori sembra che associ l'isola di Man e i piloti di TT diciamo a matti, o comunque che gli puzza la vita tra virgolette. Spiegacela meglio appunto dato il tuo punto di vista. Allora, da un lato comprendo anche questo modo di vedere questa gara, perché un po' prima di arrivarci lo pensavo anche io, non che ai piloti che facessero quella gara lì puzzasse la vita, ma che comunque devi essere abbastanza matto. Allora, sotto un certo punto di vista, dai, tanto normale non devi essere per fare una gara del genere, però ti posso dire che avendola fatta, un pilota che corre in una gara del genere ragiona molto di più ed è molto di più calcolatore proprio del rischio rispetto a un pilota che corre in pista. Certo. Perché mentre tu in circuito, se devi provare una staccata più profonda, lo fai perché sai che hai una via di fuga, lì no, lì devi calcolare non solo quello che devi fare per andare forte, ma allo stesso momento devi anche calcolare il rischio che tu puoi correre facendo una determinata manovra, quindi devi essere una sorta di computer. Certo, ancora di più, chiaramente. Durante la gara come fai a sapere, cioè il giro dura 20 km, no, quanti era 60, ma come fai a sapere che stai andando bene o male? Cioè la tabella te la danno solo al traguardo, presumo. Te come fai a sapere come sta andando la gara, se devi se puoi rallentare, se devi andare più forte? Allora, diciamo che tendi sempre a andare forte, non a rallentare, perché è difficile che tu possa fare una gara dove hai tanto distacco. Però, tanto distacco in che senso? Da chi ti precede. Ok. Però lì il discorso tabelle c'è, ma non tutti la danno, non tutti i team la danno, non tutti i piloti la vogliono, ma soprattutto non viene data sul rettilineo di partenza, ma viene data in alcuni punti lungo il tracciato. Ma nello stesso giro in più punti te la danno? Sì, se tu chiedi la puoi avere in determinati punti, ma non perché quello sia il punto dove danno le tabelle, perché è l'unico punto visibile dal pilota. Abbastanza senza... Esatto. Ok. Ma tra la stessa persona? No, ci sono... No, tu ti metti d'accordo con il team, quindi hai un paio di persone in due punti del tracciato che sono lenti, e lì riesci comunque a vederla, perché
tu sul rettilineo passi di sesta con la Superbike, che vai praticamente a sfiorare il muretto. Diciamo, non guardi la tabella anche in quel punto lì, ecco, No. diciamo che è meglio di no. Ma anche perché mi sa che è proprio vietata sul... Addirittura. Sì. Allora, vorrei parlare un po' del contesto proprio TT. Allora, categorie, quante categorie ci sono e qual è intanto la tua preferita, diciamo quella che più nella quale vorresti militare, e qual è la più ambiziosa, e di base questo volevo capire un po' le categorie e anche proprio come è strutturato tutto, perché poi dura una settimana, tipo il Gran 2 Premio. settimane. 2 settimane, appunto vorrei capire come è strutturato tutto questo evento, se fate le prove, si fanno le prove o si va tipo direttamente in gara. Spiegami proprio anche da prima di partire da casa qual è l'iter, visto che l'hai scoperto poco prima di arrivarci, e qual è tutto l'iter per arrivare, iniziare e fare un TT? Allora, l'iter è quello di passare dal Manx, che è praticamente Sì, infatti lo volevo chiedere. un'altra gara. Che hai vinto, tra l'altro, il Manx hai Ho fatto secondo. 2 podi, Sì. sì, secondo e terzo. Da regolamento tu devi fare prima il Manx. Che è in queste 2 settimane? No, è ad agosto. Ok. Quindi, mentre il TT è tra fine maggio e inizio giugno, il Manx viene fatto ad agosto. Dopo, quindi. Esatto. E quindi tu da regolamento vieni accettato al Manx. Passi comunque prima una selezione, non è che prendono tutti. Okay. Se vieni accettato, vai a fare il Manx. Allora, sono 2 le possibilità di accesso al TT. Se vinci una delle categorie del Manx, e la più alta è la 600, la Super Sport, oppure se fai comunque una determinata media sul giro, perché lì il metro di paragone è la media che tu fai sul giro. Come in La media di America. velocità Esatto. o di Come le tempo? corse americane. Più che altro di velocità che tu Ok, fai. si Il mantiene- tempo poi è subordinato Certo. alla velocità. Per cui se tu rientri in una determinata media, poi ti lasciano passare al TT. Al TT invece tu come categorie la più alta è la 1000, che si divide in stock 1000 e superbike, e poi c'è la senior, che è proprio la top, quella la più importante, dove comunque in genere decidono gli organizzatori chi fa la senior. C'è la super sport, quindi la 600, e poi ci sono i sidecar, e c'è la super twin. Super Twin sarebbe? Una categoria dove corrono motori 650 e 700 Cilindrici. esatto, tipo in quella categoria come moto moderne ci corre l'R7 e l'RS Ok. 660, che però comunque sono un pelino più limitate rispetto ai 650, motore per dire Kawasaki R6N, e lì la fa da padrone in quella categoria la Patton, che è una moto italiana. Ok. Stile retro, però Ma l'ho vista, è È quella... bella molto. Ma te hai corso con Sì. quella moto lì? Sì, infatti? che c'ha tipo la presa d'aria... C'ha quel codone dietro da moto vecchia, sì, da ho presente. NV vecchia. lo stile retro porta 2 mono e non quello centrale. Ok. Cioè, Ma riprende- loro è proprio la Patton quella che faceva le 500 una volta? Esatto, erano loro, che però negli ultimi anni è stata acquistata da SC Project, Ah, ok. quindi non è più di proprietà dei pattoni, ecco. Ok, ma quella è una moto omologata per la strada, io posso Sì. comprarla? Ah, Sì, sì. ok. Esiste anche la versione stradale. È bella perché? Sì, E Beh. sarebbe quello un 650 bicilindrico? esatto. Motore Kawasaki R6N. Ah, ok. Sì. Che figa. diciamo, detta così, sembrerebbe una moto Per fare la scuola che guida. che non va una sega, invece comunque è una Dice la moto sua. che ti fa i 240 di GPS. Ok. Ah, no. Poi è E lì, sei, vabbè. sei quasi ai tempi di una super sport. Sì, perché dopo diventa un po' più agile, poi se fa certe velocità comunque la media la Va, tieni alta. va. E ok, quindi ti arrivi, riesci ad entrare nel TT, e poi come si sviluppano queste 2 settimane di TT? Allora, tu hai la prima settimana di prove libere. Ok, quanti turni? Ok, sviluppata come? Hai 2 ore al giorno. Poi là dipende molto dalle condizioni climatiche, perché essendo ovviamente all'isola di Man hai questo handicap, nel senso che magari tu in genere le prove sono tardo pomeriggio,
Giusto per non Sì, vuoi sì. farle alle 11 di mattina quando c'è il sole No, alto? alle 19:30. Dai. Tutta la giornata così ad aspettare le 19:30, poi 5 minuti prima che inizi viene a piovere. Ma poi infatti mi è no. venuta una curiosità. Cioè. Su 60 km ci può essere benissimo anche un tratto col sole e un tratto che diluvia. Assolutamente sì. Nella maggior parte dei casi tu parti in una condizione buona da grandstand e quando sali su al mountain c'è la nebbia. Ok, ma questo come fate? Cioè, ad esempio, tanto avete detto usate Pirelli Slick. Io ho usato Metzeler. Esatto, un'altra domanda, c'è il monogomma? No, Assolutamente a questo no. punto. Ok, non c'è monogomma, ma sono Slick comunque. Puoi usare slick o intagliate. Nella stock, decidi tu. Sì, nella stock puoi usare le intagliate. Qual è il vantaggio o meno? Nel senso, di base dovrebbero andare meglio le Slick o sbaglio? Sì. Però uno sceglie le intagliate proprio per il discorso meteo, che magari è quella giornata sai che potrebbe piovere, magari l'intagliata nel punto dove è più freddo ti può dare una mano? Oddio, l'intagliata la usano più nella stock, però io per dire quest'anno ho partecipato alla stock e alla Superbike con la stessa moto e ho usato le slick. Ok. Sì. Ok, ma se tu quindi parti e appunto abbiamo detto parti con le slick perché c'è sole, arrivi in un certo punto e piove, come la sbrighi? Cioè la continui così, cerchi di fare meno danni possibile, poi se ritrovi l'asciutto allora in realtà da regolamento al TT se piove annullano. Infatti questa è un'ulteriore domanda, cioè si corre se piove? No. Okay. L'unica però è il TT, perché Macao per dire si corre lo stesso. No, scusami, Macao anche, la Northwest si corre, le altre road race che fanno anche in Irlanda si corrono anche se piove, mentre al TT no, quindi se prima dell'inizio delle prove o gara comunque il direttore si fa un giro del tracciato, vedono che in alcuni punti è inagibile perché magari è tanto o troppo bagnata, le prove saltano. Quindi, ma ulteriore domanda, se è bagnato ma non piove, ti fan correre o devono aspettare che comunque sia asciutta? Dipende da quanto è bagnato. Okay. Noi quest'anno ci siamo trovati, ma anche l'anno scorso, ci siamo imbattuti in alcuni tratti dove l'asfalto era bagnato. Con le slick? Sì. Okay. Sì, lì come una saponetta. Ok, proseguiamo con il format del TT, nel senso hai detto 2 ore di prove libere al giorno per una settimana dalle 19:30 in poi. Dipende perché alcuni giorni li fanno poi al mattino, che ripeto va tutto strutturato in base alle condizioni climatiche. Okay. Un giorno che si salta ti fanno recuperare con doppia sessione. Loro tendono sempre a mantenere comunque i piloti in sicurezza, però a cercare di farli girare il più possibile. Lo sai che è di buona... Quando è che è la gara del... proprio... Tanto sarà più o meno sempre lo stesso anno, hai detto tra maggio e giugno? Esatto. Mi piacerebbe venire su una volta, lo sai, a vedere la gara. Per me deve essere come evento, cioè proprio sì, mi sembra una figata, no? Sì. Cioè a vedere dei video così mi sembra... Sì, a livello organizzativo è tanta roba. Cioè comunque iconico, cioè meraviglioso. Poi la cosa bella è che i paddock sono free per tutti. Cioè sono aperti, quindi tu entri e ti ritrovi tra i piloti. Ma lì c'è solo, diciamo, il paddock è solo in un punto oppure in tutta l'isola, intorno a tutto il circuito, diciamo, è allestito o c'è solo un po' una base? Diciamo? No. È un solo paddock, okay, dove all'interno del paddock c'è praticamente tutto, perché comunque i piloti stanno lì per 20 giorni, quindi lavatrici, asciugatrici, bagni, addirittura ci sono dei parchi giochi per bambini, cioè c'è un po' di tutto. Figo, cioè veramente. E se uno viene, cioè magari dico vado sull'isola di Mano a vedere il TT, posso andare dappertutto poi sull'isola, andare a vedere i piloti? Prendi, vai, giri, fai. Sì, esatto. Tu ti riesci a spostare su praticamente tutto il circuito. Una meraviglia, li vedi lì passare, c'è dei video, salti, bellissimo. Ok, prove di una settimana in base alle condizioni meteo e così via. Poi, dopo la settimana seguente, quando inizia poi tutto? Poi ci sono le gare. E durante una giornata ti capita anche che ci sono 2 categorie insieme
sostanzialmente cioè, i piloti che fanno quella gara lì tendono a fare più categorie, proprio perché visto che la fai una volta all'anno e visto che è molto lunga e difficile, cerchi quella volta di essere sul circuito il più possibile. Anche io quest'anno ho fatto Stock 1000, Superbike e Super Twin. È una cosa 3 alla che fanno, volta. esatto, è una cosa che fanno tutti, per cui diventa molto complicato a livello fisico ma soprattutto mentale gestire le giornate di gara, perché tu magari ti ritrovi a fare la gara della Stock 1000 da 6 giri e poi hai la gara dopo 2 ore della Super Twin da 3 giri, quindi tu fai 9 giri. Ma la cosa che mi risulterebbe abbastanza complessa è che con una moto hai dei riferimenti, uno studio, poi sali su un'altra che dalla Superbike alla Super Twin mi sembra che comunque un po' di differenza ci sia, quindi cambia tutto il giro. Sì, ti cambia proprio tutto, lo cioè, stile di guida, i riferimenti, proprio la sensazione che tu hai con la strada. E ti dirò, è meglio passare da una 1000 poi a una Twin, perché tu una volta che sei sceso da 1000, esatto, sei un attimino più rilassato, ma è capitato in alcune situazioni, anche durante le prove, per dire che inizi con la Twin e nelle prove è ancora più accelerata, perché rientri il tempo nel paddock di posare la moto e sali sul 1000 e riparti subito. Là è tosta. Ma certo, 2 immagino. settimane bastano per imparare un tracciato così lungo con tutte le categorie? No. Allora, le stime degli organizzatori ti dicono che un pilota inizia a fare il suo best, quindi inizia a sentirsi a proprio agio sul circuito dopo il 4º anno. Madonna. Ma dopo il 4º anno facendo anche più categorie? Sì. Madonna, ma tu adesso se dovessi dovessi fare un giro a memoria, te la ricordi tutta la pista? Ormai sì. Cavolo, 60 km, molto, 200 60 curve, è dura. Ma fighissimo. Hai detto, dopo finiamo un attimo il format, poi dopo chiaramente facciamo altre domande. Hai detto, poi iniziano le gare nella seconda settimana, anche 3 alla volta, e come si sviluppa, diciamo, cioè c'è un momento... Cioè sono manche, una mancia al giorno, vengono sommate alla fine, come viene stipulato il risultato? Allora, fai per ogni categoria due gare, quindi gara 1 e gara 2, cioè, però le gare sono premiate singolarmente, tranne la Superbike, perché fanno gara 1 e la gara 2 Superbike sarebbe la senior, che è quella che fanno l'ultimo giorno. Perché la senior si corre con le Superbike, perché prima non te lo... Ok. Senior Superbike Stessa che è quella più prestigiosa e viene fatta l'ultimo giorno da sola. La senior perché ci sono tutti i veterani? Perché viene chiamata senior? Perché è la più, cioè i più, non so. Perché non tutti i piloti hanno accesso alla senior. E cosa si deve fare per arrivare alla senior? Decidono loro. Ah, ok. In base sempre, immagino, a risultati. Secondo i loro criteri di valutazione. Per dire, io quest'anno, che per me è stato il primo anno al TT, io pensavo di arrivarci da newcomer. Quindi sono quelli che vanno il primo anno e sono quelli che devono indossare una pettorina arancione per farsi riconoscere dagli altri piloti. In realtà loro, in base ai risultati che avevo comunque fatto al Manx, non mi hanno considerato un newcomer, quindi io sono entrato di diritto come pilota effettivo e mi avevano inserito anche nella senior. Addirittura, però hai detto però non l'hai fatta. Non l'abbiamo fatta perché pioveva, è stata annullata. Ok. Ma invece quando si parte, diciamo, dalla start line, a volte vedo che partono in 2, a volte da soli. In 2 si parte nelle prove libere. Ah, ok. Ma in gara si parte uno per volta. Uno per volta, a distanza di tot secondi uno 15 dall'altro. Secondi. E dopo in pista lo ritrovi mai, vi si sorpassate? Sì. Allora, questo accade nel caso di un newcomer, perché è ovvio che più giri, più impari e più vai forte. I veterani, più o meno il passo loro è quello, dai, di sorpassi ne fanno pochi. Però nel caso mio, per dire, sì, calcola che loro ti assegnano il numero di partenza. Io avevo il numero 57 nella 1000. Già dopo le prove mi avevano assegnato il numero 34.
perché comunque ok. avevo fatto delle medie già abbastanza buone, quindi mi hanno fatto partire 34esimo e ho chiuso 27esimo. Ok. Quindi dai, ne fai di sorpassi. Ma la gestione della gara, tipo, mi viene da dire che magari becchi anche qualche doppiato, no? Ci sono gli sbandieratori su 60 km, gli sbandieratori sono belli fitti. No, non esiste la bandiera blu. Ah, non esiste niente? No, anche perché essendo una gara molto lunga, cioè si iniziano a mescolare, cioè fai fatica anche da fuori a seguire il live timing. Certo. Il commissario sta lì per semplicemente vedere che non ci sia un problema, una moto che si ferma, un incidente. Pista Per il resto, sporca. La gestione della gara la fa solo il pilota. No, ma anche le Che bandiere figata. gialle. Guarda, io lo dico adesso qui davanti alle telecamere di Mick Bubble, mi vedrete all'isola di Man. Io voglio andare su a vedere. Così A vederla sembrava che sicuro, andavi a farla correre. può essere, ma esatto, a vederla sicuro vorrei andare. A farla probabilmente magari mi convincerete una volta che vi vedrò a vedere, però è una cosa che veramente mi ispira e poi per gli appassionati di moto comunque è una di quelle cose d'elite, Ma secondo anche me. a livello di motoraduno in sé, secondo me è una figata, no? Io lo dico sempre, è un'esperienza che va fatta nella vita a chi Alla grande. piace l'ambiente delle moto, perché al di là della gara è proprio l'isola che è bella, e Esatto. c'è tanta tradizione, molto caratteristica. Ma non oso immaginare, vorrei vedere appunto con i miei occhi. Ma altra domanda, a livello tecnico di pilota appunto, come ti alleni? Nel senso, perché, e poi arriviamo anche a questo punto, che tu sei tecnico federale per la federazione italiana, quindi aiuti i ragazzini, ci spiegherai appunto cosa farai con loro, ma per te a livello tecnico come ti alleni? Perché avevamo scambiato qualche chiacchiera tempo fa a Misanino e mi dicesti che comunque noi eravamo lì ad allenarci con le ovali in un circuitino e tu mi avevi detto guarda, a me queste cose quasi non mi servono, nel senso, cioè io ho proprio bisogno di allenamenti. Quali sono gli allenamenti di un road racer? Allora, sostanzialmente girare così in un circuito ti serve a poco, perché in circuito hai quella ripetibilità che non hai durante una road race, perché magari nel secondo giro ti può cambiare qualche punto del tracciato, quindi fai fatica a riprodurre le stesse Certo. cose. Lo faccio più che altro per stare in moto e per allenarmi, però esco anche tanto su strada, quindi con una moto stradale cerco di stare tanto in moto, tipo fare 400-500 km solo di passi di montagna senza sapere neanche dove sto andando. Una figata. Per comunque allenare l'istinto, lo sguardo e poi proprio per stare sulla strada. Quindi sei sul muraglione, al gioco, alla frutta, vediamo uno che va come un matto, sei te che ti stai allenando. Sempre entro i limiti del codice della strada, sì, chiaro, però se vediamo uno che, madonna, questo guida, magari potresti essere Sì, cerco di stare tanto in moto, fermarmi solo per fare benzina, quindi proprio stare sulla strada. E poi guardo tanto gli onboard. Ostia. Sì, cioè io li guardo tutti i giorni, non c'è un giorno che non mi riguardo l'onboard. Ma diversi lo stesso? No, il mio. Ah, il tuo? Il mio, perché allora, a differenza della pista dove tu cerchi il treno giusto, lì il riferimento te lo devi creare tu, perché ci può essere tanta differenza in 60 km rispetto a un altro pilota e quindi è giusto che tu ti faccia la tua strada. Ok. Quindi io mi riguardo i miei onboard sempre, cioè anche adesso stiamo parlando, io nella mia mente sto ripercorrendo il giro, Magari ti viene in mente qualche pezzo. ormai qualche è curva. un loop che tu c'hai nella mente. Cioè, per dire, qui potevo andare più devo frenare dopo, per questi motivi qua. No, proprio per non dimenticarlo. Ah, Cioè, sì, deve per essere... una lasciami passare il termine, una semi-ossessione Esatto. mentale su quel giro, sull'isola di Man, sul TT, Sì, immagino. esatto. Deve essere, ma tanto per entrare in simbiosi con una cosa del genere devi appunto averla sempre lì. Ma invece con i ragazzini, appunto, parentesi, federazione, diciamo, come lavori, cosa ci fai, come li aiuti? Allora, io quest'anno ho lavorato poco perché ci sono stato poco. Ho avuto tante gare quest'anno, ne ho fatte 24. Ok, e poi parecchie. queste sono molto lunghe, perché calcola che io solo per il TT sono stato fuori quasi un mese.
Ok. E quindi tante volte... Parentesi, perché questo succede? Perché un mese quando ci sono 2 settimane di gara? Perché tu comunque devi stare qualche giorno prima lì, quindi già arrivi semplicemente ai giorni utili che devi stare lì, circa 20 giorni. Ok. In più io sono andato su con il furgone, quindi 3 giorni di viaggio ad andare, 3 giorni a tornare. Hai già fatto un mese, sì, Esatto. sì. E poi è capitato che dopo il TT, la settimana successiva, avevo la gara dell'Europeo in Austria, quindi io dall'Isola di Man sono andato in Austria, ho fatto la gara dell'Europeo in Austria e poi sono rientrato in Italia, quindi sono stato un mese fuori. E quindi ho avuto poche date disponibili. 2 anni fa invece, no, l'anno scorso abbiamo fatto con la federazione un progetto per i bambini dai 7 ai 9 anni con le minimoto, bambini che non avevano avuto proprio nessun tipo di esperienza, li abbiamo portati poi in un cartodromo qui a Cattolica, e dove hanno fatto un percorso formativo per poi, ecco, la speranza era quella di tirare fuori qualche ragazzino che iniziasse poi un percorso sportivo. Certo. Vorrei rimanere sulla tecnica appunto di guida, perché prima, allora l'altra volta mi avevi detto che devi anche essere sempre pronto a, diciamo, a episodi che possono succedere, quindi a stare attento che si veda qualcosa, che magari entra in pista qualcosa. E poi prima una cosa molto curiosa che hai detto è appunto, volevo sapere le tecniche di guida come si evolve per il TT, nel senso che, come hai detto prima, non bisogna sporgersi troppo, perché magari uno vede il video e dice guarda, non si sporgono, però invece c'è un ragionamento dietro, appunto, che non lo si fa perché nell'eventuale che tocchi da qualche parte la testa sarebbe la prima cosa a toccare. Quindi tecnicamente appunto come si evolve la guida o che cosa bisogna tenere presente per essere efficaci sulla guida di un TT. E la domanda dopo è il limite per trovarlo. Come fai? Perché nella velocità in pista per trovare il limite, diciamo, la regola forse numero 1 è quella di dover cadere, perché tanto vedi i più grandi, cioè, scivolano tante volte, cascano tante volte perché devono arrivare veramente vicino al limite, ma nel vostro ambito forse è la cosa più da evitare la caduta. Quindi tecnica di guida e raggiungimento del limite. Allora, se tu guardi un pilota che corre al TT, lo vedrai quasi sempre sulla moto e poco completamente piegato per terra, tant'è vero che il ginocchio veramente si tocca poche volte. Avendo una media molto alta in un tracciato del genere, perché devi calcolare, io per dire quest'anno ho fatto 200 km/h di media col 1000, ovviamente gli spazi si riducono, quindi tu più fai tanto lavoro e più diventi lento. Quindi devi cercare il più possibile di essere molto veloce negli spostamenti e rimanere sulla moto, anche perché sennò fisicamente ti stancheresti tantissimo. E come ti dicevo prima, poi c'è il fattore che se tu ti sporgi tanto, ovviamente internamente hai nel 90% del tracciato sempre un ostacolo. Quindi si rimane tanto sulla moto anche per avere comunque la testa alta e cercare di guardare il più avanti possibile, perché tu comunque devi con gli occhi anticipare quello che devi andare a fare, e è meno estremizzato rispetto a un circuito, molto meno estremizzato. Bello. E invece il raggiungimento del limite, appunto, cioè qual è la tua formula, qual è la tua modalità per avvicinarti perlomeno al tuo limite? Allora, lì, almeno per esperienza mia personale, il limite lo calcoli in base alla percezione di paura che tu hai. Alla Kevin Schwantz, tipo. Esatto. Tu, ecco, mentre in pista hai detto una cosa importante, il limite lo cerchi, delle volte la caduta la cerchi perché per capire qual è il limite lo oltrepassi. Sì. Lì tutto questo tu non lo puoi fare, per cui il tuo limite è la tua percezione di paura che hai, metro per metro. E lì da quel punto hai la base di partenza poi per andare avanti. Cioè, se è una cosa
in quel momento che riesci a sentirla tua, poi la sposti un pelino più avanti. Chiaro. E poi immagino È strano. No, immagino che poi chiaramente turno dopo turno, comunque anno dopo anno, immagino che la prima volta il limite sarà qua giù e la paura sarà tanta, perché immagino fare il primo giro dell'isola di Man, immagino la botta di emozione che arrivi, poi man mano che andrai avanti suppongo che Conta tutto molto questo limite si l'esperienza, svilupperà. secondo me, tantissimissimo. Ma io invece sono un'altra curiosità. Invece il te hai fatto anche il Gran Premio di Macao, giusto? Sì. Che a me mi sembra, tutti parlano del Tourist Trophy, ma mi sembra molto più figo e fuori di testa il Gran Premio di Macao. Quello com'è? È più simile a correre in un autodromo rispetto al Tourist Trophy? Come si prepara con un Gran Premio del genere? Allora, Macao è un'altra road race tra quelle le più importanti che si può paragonare alla Northwest, quella fatta in Irlanda. Ripeto, il TT è una storia a sé, anche rispetto alle altre, mentre Macao la puoi paragonare alla Northwest perché comunque si parte in griglia, come se fosse una gara in pista, esatto, e comunque il fatto che il tracciato è di 6 chilometri, è vicino a un circuito, il fatto che, ripeto, sei insieme agli altri, io l'ho interpretata da subito come se fosse una gara in pista, e devo dire che secondo me è stata l'interpretazione giusta. Infatti sono gare in cui il vero road racer, quello che fa solo road race, che non ha esperienza di pista, va un po' in difficoltà. Cioè tu, se vedi lo stesso pilota al TT o a Macao, Sì. non dico che c'è un abisso, però la vedi la differenza. Quindi è un po' più avvantaggiato chi fa road race ma magari viene dalle gare in pista. Però comunque c'hai i guardrail attaccati ed è una pista molto stretta, sostanzialmente. Sì, hai una sensazione strana, perché al di là del fatto che sei chiuso in questi guardrail che sono tutti uguali, gialli e neri, quelli interni e quelli esterni, stessa altezza, stessa modalità, quindi tu fai molta fatica a vedere proprio la fessura della curva. E in più quello che ti fa tanto è il fatto che tu per l'80% del tracciato sei chiuso all'interno dei grattacieli, quindi hai sempre una situazione di ombra, non batte il sole, e hai un rumore assordante della tua moto. Io all'inizio mi giravo dietro perché dicevo mi sta salendo qualcuno sul casco, invece non c'era nessuno. Era la mia, perché non esce il suono, sei cosi. una roba devastante. Ma chiaramente usi tappi? No. Ah, ok. No, però è una cosa che non usi inizialmente... tappi, neanche al TT? Io l'unica volta dove ho usato i tappi è stato al Classic TT con le moto d'epoca. Ah, perché quelle fanno veramente rumore. Madonna, cioè è stata una roba allucinante. Io mi ricordo il proprietario del team mi fa, al primo giorno di prove libere, metti i tappi. Faccio no, non li ho mai usati, vai tranquillo, non li metto. Io mi sono fermato dopo 2 giri che ci ho corso con una Honda 350. Ho iniziato a sentire dopo circa 3 ore. Ah sì, perché ti inciurlisce proprio. Sì. Tu fai 60 km full gas così. Con uno scarico così, un doppio scarico così corto, Aperto. Così largo, aperto, completamente aperto, e mi ha aperto le orecchie. Cioè, è incredibile. Ah no, ma infatti te l'ho chiesto apposta perché ho detto, pensavo che li usaste proprio così di default, invece No, mi insegni che... Ho capito. Veramente figo. Ma invece ne ho sentito parlare in qualche altra tua intervista, e il logo del cappellaio matto è appunto la figura riconosciuta a te di questo personaggio. Perché? Perché l'ho sentita dire diverse volte, ma alla fine non ho trovato il perché, o comunque la spiegazione che c'è dietro. Qual è il significato, il motivo? Ma in realtà è un personaggio che mi rappresenta, stravagante, sognatore, ed è un personaggio che mi è stato attribuito da una ragazza che lavorava con me, Gaia,
che faceva la fotografa, e lei un giorno mi ha praticamente attribuito questo personaggio. Da lì io me ne sono innamorato e l'ho portato con me sempre, quindi è con me sulle moto, sui caschi. Inizialmente quando correvo nell'italiano e nell'europeo avevo anche il cappello che mettevo sul podio. Adesso che me lo dici, forse l'ho visto qualche foto con il cappello, Sì, vero? sì. Grande. E quindi l'ho associato a me. Grande. Ma mi è venuto un dubbio sul discorso allenamenti. Motocross o altre discipline le pratiche o solo quelle che ci hai detto prima? Tipo cross, flat track o tutte altre cose? No, perché soprattutto il cross io ho sempre pensato che è una disciplina che se non hai la tecnica giusta e la fai consapevole di quello che stai facendo, è facile che ti puoi far male. Sì. Quindi poi di base non è che mi faccia impazzire, esatto. E allora non... No, ma poi anche tecnicamente forse, cioè alla fine un velocista fa cross forse più per appunto per l'allenamento fisico, però magari nel vostro caso non c'hai neanche troppo da dover prendere dal cross, nel senso, alla fine mi sembra di capire questo. Io invece ho un'altra curiosità che secondo me è importante. I costi rispetto a correre sulla pista quali sono? Sono minori, sono superiori? Discorso, scusa, interrompo entrambi per inserirmi su questa cosa qui. Appunto, parentesi budget, nel senso, come si struttura un budget e diciamo qual è più o meno un budget per una gara, un campionato, per il TT o meno, e altrettanto se gli stipendi o comunque ci sono, se i piloti vengono pagati, c'è un giro comunque oneroso, oppure uno sport che è poco remunerato. Ecco, la sfera diciamo di budget che del mondo road racing come si sviluppa? Allora, ovviamente come in ogni sport dipende tu che obiettivo vuoi raggiungere, nel senso che se tu vuoi avere una prestazione comunque ottima, devi affidarti a un team di riferimento che sia uno dei top team, e ovviamente là il budget sale. È difficile quantificare perché dipende anche tu che tipo di gare vuoi fare durante una stagione, però dai, non sono costi elevati come quelli della pista sicuramente, anche perché parliamo di TT, è una gara. In pista tu hai a che fare con un campionato, quindi sono più gare, è ovvio che il costo è diverso. Non è basso sicuramente, perché ecco, fare un TT con un top team e farlo bene comunque il suo costo ce l'ha, perché le moto comunque sono delle vere e proprie superbike, quindi già partiamo da un costo di base che è elevato. Le gomme comunque ci vogliono, dai, il costo è alto anche lì. Come stipendi, bonus, premi, cioè qual è lo schema, diciamo, appunto di remunerazione nei confronti di chi partecipa? Ma allora gli ingressi possono venire da varie situazioni e circostanze, da sponsor, da comunque premi gare. Nel caso dell'Isola di Man c'è anche la gente del posto che ti dà addirittura? Sì, perché è una gara molto sentita lì sull'isola. A me è capitato personalmente già dal primo anno di ricevere dei soldi dalla gente che vive lì. Ma cioè che hanno magari piccole attività commerciali, oppure proprio gente appassionata che dice, cosa ti dicono? Voglio essere sulla tua moto, quindi metti questo adesivo, ti do dei soldi?
No, diciamo che di base c'è tanta gente facoltosa lì. Quella è in mezzo al paradiso fiscale, l'isola di Man, tra l'altro, sì, mi pare. E per cui mettici che comunque sono tanto appassionati e la vivono e la sentono molto questa gara, tendono sempre ad aiutare molto i piloti. È ovvio che nel caso dei big, che sono comunque più conosciuti, è molto più facile prendere un contributo, però ripeto, è capitato anche a me, ma diciamo che lì esiste una sorta di fondazione dove ha gli elenchi dei piloti, degli iscritti, e le persone del posto vanno lì, aprono così a caso la lista degli iscritti, voglio lasciare i soldi a questo. Ok, quindi così ti per chiamano. Coinvolgimento personale nel Io progetto. Un giorno sono stato chiamato in direzione, mi dicono vai alla Mike Elwood Foundation, sono andato lì, c'era una busta per me con dentro il nome della persona che mi aveva lasciato questi soldi, con degli adesivi. Se tu li vuoi mettere sulla moto, a loro fa piacere, è ovvio che glieli metti. Il giorno dopo è venuta una persona al paddock che era praticamente il factotum di questa signora, mi ha chiesto se per favore poteva fare una foto, ho detto no, ci mancherebbe, e mi ha ringraziato perché io avevo messo gli adesivi sulla moto. Poi l'ho ritrovato il giorno della gara sul rettilineo mentre aspettavo di partire. Lui mi ha chiamato e mi ha detto la signora ti ringrazia perché ho fatto vedere le foto ed è stata molto contenta di vedere il suo nome sulla moto. Una figata, proprio un coinvolgimento di tutta l'isola, sì, per i piloti, per i team e per questa gara. Cioè sì, probabilmente sì, tutta l'isola aspetta tutto l'anno quelle 2 settimane. Sì, ma ti aiutano in tutto. Per dire, quest'anno io ho avuto al Classic, la gara che ho fatto ad agosto con le moto d'epoca, ho avuto la possibilità di avere una casa a disposizione, una signora che vive lì sull'isola mi ha praticamente messo a disposizione casa sua, c'erano tipo 6 stanze da letto, e c'ero io soltanto con la mia famiglia. E lei mi ha detto, quando mi ha salutato che io me ne sono andato, ha detto Maurizio, tu anche durante l'inverno se vuoi venire a farti una vacanza con la tua famiglia, la casa è a disposizione per voi. Vacanza adesso l'inverno lassù, magari no, però buono per quando vai a fare la gara. E mi ha detto l'anno prossimo sappi che comunque hai la casa a disposizione. Che spettacolo, guarda, mi stai convincendo malamente, poi, di sicuro venire a vedere. Di fronte praticamente al paddock, cioè io la mattina uscivo di casa, attraversavo la strada e arrivavo al paddock. Da Dio. A che ora inizia la giornata? 9 in quel contesto là. E invece appunto hai citato la tua famiglia, volevo affrontare anche questo lato. Cosa li porti sempre insieme a te? Cioè gli piace? Come se la vivono la tua professione, diciamo? Sì, allora loro sono sempre con me. Io sono 5 anni che sto insieme ad Elena, che sto qui a San Marino, e si è persa pochissime gare. Ok, quindi, sì, anche perché lei comunque è un'appassionata di moto, di gare, per cui sono fortunato sotto questo punto di vista. I nostri 2 bambini sono nati praticamente in mezzo alle moto. Appassionati anche loro? Vorresti che diventassero motociclisti oppure no? Perché spesso i babbi motociclisti, diciamo, si dividono in 2 fazioni: o quello che vuole malamente che i propri figli o figlio diventino nuovi piloti, o c'è chi proprio invece spera che si stufino e che magari non vogliono più vedere le moto. Ma in realtà io voglio che loro facciano quello che vogliono. Chiaro. Nel senso che se un domani mi dice voglio giocare a calcio o a golf, per me va bene, l'importante, la scelta deve essere la sua. È ovvio che essendo nati all'interno dei paddock hanno respirato da subito quell'aria lì, sì, e quindi è un continuo fare me tutta la giornata. Ma quanti anni hanno? Allora, io ho la prima che ha 15 anni, che sta a Napoli, e poi con Elena ho Iari che a gennaio compie 4 anni. Che giorno?
l'11 gennaio. Io il 10. Eh. Tra un po' è ora. E 11 anni, quindi uno 11 e l'altro? 15. No, ok, 15. 4 Ah, e poi ho Joy l'ultimo che ha 9 mesi. Ah, ok, quindi no, ancora dicevo, pensavo, dico, è già ora di iniziare, uno quasi, ma Joy l'hai chiamato il figlio poi? Sì, Joy. per lui, Come proprio per lui? No, allora in realtà ci piaceva proprio il nome e volevamo un nome di 4 lettere che non sia un nome, ecco, comune. Ok. No, non è proprio solo per lui, dai. Diciamo, ricordiamo i nostri amici, Joy, volevamo fare riferimento a Joy Dunlop, che è appunto uno dei... Guardavo prima il secondo con più vittorie del TT. Dopo il figlio. Dopo il Il figlio, nipote. Il nipote lui, Sì. Ok. Dopo il nipote, però comunque figura di riferimento del TT da sempre. Sì, è una famiglia storica. Ma invece un'altra domanda che forse tu sai meglio di me, ma ha un'inerenza con Dunlop le gomme? No. No, proprio no. un cognome Sì. stesso. Ah. Sì. Ok, prima invece affrontavamo anche un discorso generale di approccio a queste gare, nel senso a quali campionati può partecipare, quali ci sono sul panorama mondiale di questi campionati. E abbiamo detto Isola di Man è una gara a sé, Northwest una gara a sé in Irlanda, In Irlanda, sì. e Macao gara a sé in Cina, e invece poi ci sono dei campionati anche a livello di scia italiano, che c'è il Chiefs, il campionato italiano velocità in salita, Poi e c'è c'è il anche un campionato europeo. sì. Ok, che è quello dove si svolge? Cioè, chiaramente in Europa immagino, ma quali Sì. sono le tappe più o meno? E Austria- quante sono? Sono poche. Quest'anno sono state 4. Italia, Austria e Germania. Ok. E poi c'è l'IRRC Mm. che però è comunque a circuito chiuso, quindi si parte in griglia come se fosse una gara in pista, e tra l'altro una delle tappe, quella in Germania, è anche una tappa dell'IDM. Ah, ok. Proprio. Quindi corre su strada il campionato Superbike tedesco? Non è una vera e propria strada, perciò dico, mix. sì, viene classificato Un come ibrido. un campionato road race, però ce n'è una sola tra tutte le tappe che si avvicina molto a una vera e propria road Ma race. invece lì IRRC quante tappe, cioè quante gare sono? Dovrebbero essere 5 o 6. Ok, sempre in giro per l'Europa. Sì, esatto. Ho capito. E poi sinceramente non volevo chiudere la puntata, chiaramente anche citando il buon Luca Salvadori, con il quale ho visto che avevi anche un ottimo rapporto. Io onestamente lo conoscevo di vista, abbiamo scambiato anche diverse volte qualche chiacchiera, però non lo conoscevo troppo personalmente. Però volevo sapere anche da te, anche lui aveva approcciato ormai alle gare in salita, e insomma qual era il rapporto con lui, che consigli vi scambiavate, le sensazioni, e insomma qualcos'altro quello che di buono comunque ti è rimasto, e comunque cosa dacci un feedback, ecco, appunto sul vostro rapporto. Allora, diciamo che io sono entrato nella vita di Luca come riferimento in queste gare, perché anche lui aveva una grande passione per questo mondo, e ha iniziato a conoscerlo, e poi in un secondo momento l'ha conosciuto proprio Più approfonditamente. esatto, tramite me, perché ci siamo inizialmente sentiti tanto, si faceva raccontare molte cose, perché comunque lui aveva l'intenzione di partire dal campionato italiano per poi come obiettivo arrivare all'Isola di Man, e ovviamente voleva farlo nel modo giusto, quindi ci siamo avvicinati tanto. Lui ha partecipato al Chiefs vincendo nel 2024, Sì. e in quell'anno io non ho partecipato al campionato italiano perché facevo soltanto l'europeo, però ero comunque presente perché avevo il team mio, e quindi abbiamo avuto modo di parlare tanto e di conoscerci anche al di fuori del pilota, quindi come Luca e Maurizio.
e ho potuto apprezzare proprio il valore suo come persona, quanto si dedicava alle cose che faceva, quanto era competente comunque nel settore, anche se per lui era un settore nuovo. Cioè lui voleva sapere tutto, non trascurava mai nulla ed era un grandissimo appassionato e poi mi ha molto colpito. Una volta eravamo a Spoleto, fuori dalle telecamere ovviamente, e mi fa: Mauri, ma io ti devo chiedere una cosa, ma come cavolo fai a non avere paura che hai 3 figli? Ha detto: io se dovessi fare questa cosa qui da papà non riuscirei mai a 3 farla. secondi più piano. Non riuscirei mai a farla, cioè è una cosa che mi frenerebbe tanto. E dai, questa cosa mi ha fatto piacere perché ci eravamo aperti entrambi su una cosa che non riguardava né le moto né l'isola di Man, e quindi lì mi ha fatto capire comunque quanto il nostro rapporto stava iniziando, dai, ad andare oltre, oltre ad essere avversari sul campo, c'era anche un grande rispetto come persone. E quindi è un ricordo che io tengo stretto, sì, stretto, che porto dentro, ecco, al di là della prestazione, che quella attraverso i video o attraverso una gara vista dal vivo la poteva vedere chiunque. similare, sì, esatto. sì. Grande, io sì, questa cosa qui fortunatamente l'ha un po' trasmessa, il fatto di dedizione, di competenza, di passione, ed è quello che appunto ci portiamo avanti ancora oggi. E bello, figo. E sono sempre un po' toccato io da queste parentesi, però mi sembrava ovviamente opportuno, ecco, parlarne, perché ho visto un gran rapporto che poi tu mi stai confermando. E noi siamo giunti alla fine, abbiamo veramente scavato nei meandri del TT e delle road racing grazie a Maurizio, e quindi dove devo guardare? Là o qua? Perché sai che in Sky, tipo negli studi, non c'è nessuno che riprende. Cioè loro quando sono lì a fare Sky Sport 24 tipo, non c'è nessuno, sono loro e le telecamere tutte automatizzate, con la luce sopra di dove loro devono guardare. Loro sono completamente da soli, c'hanno il computer con sotto quello che devono dire. Tipo vanno lì, sai, dalle mezzogiorno e mezza c'è Camicioli che deve fare mezz'ora di Sky Sport 24. Arriva da solo, non c'è nessuna roba macabra quasi. Allora, niente, siamo arrivati verso la fine, e grazie al buon Mauri abbiamo scavato tutti i meandri del TT, del road racing. Ringraziamo i nostri amici di Warm Uppers per le domande, i nostri amici da casa, tutti i follower, voi che ci ascoltate e ci seguite. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, secondo me è una figata clamorosa, mi ha convinto ad andare a vedere il TT e poi chissà a farlo. Quindi questo è Mick Bubble, ragazzi, ci vediamo presto. Maurizio Bottaligo in the house, ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Bravo.